Benvenuti al Parco Natura Viva. Il più grande zoo italiano affonda le sue radici ancora nel 1969, quando ad Alberto Vesani, architetto e proprietario della grossa vigna in provincia di Verona, viene affidato Pippo, il primo animale del parco, scartato da un circo ed affidato da Vesani dal comune di Bussolengo. Pippo morirà ad oltre 50 anni nel 2009, ma ancora adesso si può trovare una sua statua all'ingresso del parco e sarà sempre ricordato da tutti i visitatori. Dopo poco tempo dall'arrivo di Pippo, al parco arriverà anche Toby, un grosso rinoceronte bianco che sarà l'unico della sua specie, insieme alla compagna Sugar, a vivere in cattività insieme agli ippopotami. Infatti, questi due colossi hanno vissuto insieme solo al Parco Natura Viva. Il parco è diviso per continenti, Africa, Oceania, Madagascar, ma oggi vogliamo parlare del continente più grande al mondo. Poco dopo l'entrata del parco troviamo subito un grande mammifero iconico, il cammello della Batriana. Il parco ne ospita 3 esemplari, di cui uno, caso raro in questa specie, albino. Ma ora andiamo avanti. Dopo i cammelli giungiamo al primo habitat del parco. Esatto, questo è stato l'habitat di Pippo. Ma ora ospita un'altra specie, la bellissima ed elegante gru della Manciuria. Il parco ne ospita una coppia che negli anni ha anche fatto molti pulcini. Evento molto importante per questa specie minacciata di estinzione. La gru è diventata molto famosa per l'iconica danza dell'accoppiamento, dove i 2 esemplari danzano e compongono i famosi canti tipici di questa specie. Ma ora, se ci giriamo, troviamo un ponte, tutto di bambù, e guardando sotto possiamo trovare il panda rosso. Questo simpatico animaletto diffuso tra le montagne di Nepal e Vietnam è diventato negli anni uno degli animali simbolo del parco. Ma ovviamente non ha nulla a che fare col panda gigante, anzi è maggiormente imparentato con i procioni. Ma se ora ci giriamo dall'altro lato del ponte, possiamo trovare un altro animale molto particolare. Il muntjak della Cina. Questo piccolo cervo, che anche in natura si può trovare insieme ai panda rossi, compensa le piccole corna con degli aguzzi canini. Vive in piccoli gruppi e un'altra sua particolarità è il suo verso, che ricorda il latrato di un cane. Sempre in questo recinto possiamo trovare anche un'altra coppia di panda rossi, che più volte hanno dato alla luce vari cuccioli. Ma ora andiamo avanti. Scendendo dal ponte, ci troviamo in un largo piazzale, che ospita un'importante specie del parco e l'unico cavallo selvatico attualmente presente in natura, il cavallo di Przewalski. Estinto fino a pochi anni fa, grazie allo sforzo degli zoo nella reintroduzione, ora possiamo ritrovarlo libero nelle steppe della Mongolia. Ma ora entriamo in questo piccolo lodge e osserviamo una delle star del parco, la tigre siberiana. Il parco ne ospita 3 esemplari, la madre Luva e 2 dei suoi 3 figli, Krai e Alina. Il terzo, Zov, è già partito per un parco in Francia, mentre il padre, Botsman, è partito ancora qualche mese fa per lo zoo di Lubiana, dove ora si trova con una nuova compagna. La tigre siberiana è il felino più grande al mondo ed è una delle 6 sottospecie attualmente esistenti di tigre, insieme alla tigre indocinese, quella di Sumatra, del Bengala
malese e della Cina meridionale. Ma ora ci aspetta il fantasma nelle montagne, in un grande habitat tutto a tema Himalaya, il leopardo delle nevi. Il parco ne ospita 2 esemplari, un maschio e una femmina, di nome Nudan e Samira. Il leopardo delle nevi è in assoluto il mammifero a vivere alle più alte altitudini, insieme a quei pochi animali che caccia, specialmente cervi e caprini, che vivono anch'essi a quelle altezze. Ma ora saliamo delle scalette e ci troviamo di fronte a una grande voliera che ospita l'avvoltoio Geppetto, uno degli avvoltoi più grandi al mondo che il Natura Viva reintroduce in natura. Infatti il parco ospita una coppia e ne reintroduce i figli nella Francia meridionale. A fianco alla voliera dell'avvoltoio Geppetto ne troviamo un'altra e guardando in su possiamo vedere la cicogna nera. Il parco ne ospita una coppia in una grande voliera, un po' riparata dal pubblico per garantire maggior privacy agli animali. Molto simile alla cicogna bianca, tranne per il piumaggio, vive nelle paludi tra Asia ed Europa. Di fronte alla voliera delle cicogne nere ne possiamo trovare un'altra, più piccola, che ospita il capovaccaio indiano, un piccolo avvoltoio chiamato così perché segue le mandrie di vacche e alla morte di una di queste scende per terra per nutrirsi. Lasciate alle spalle le voliere, attraversiamo un piccolo ponte, dal quale possiamo vedere le carpe koi, un grosso pesce ritenuto sacro tra Cina e Giappone ed allevato da molti collezionisti di pesci ornamentali. Passato il ponte delle carpe, ci ritroviamo davanti alla voliera degli unici avvoltoi reali indiani d'Europa. Infatti, il Parco Natura Viva è l'unico zoo in Europa ad ospitare questa specie e l'unico zoo al mondo dove si riproduce. La rarità di questa specie, però, purtroppo, non sta solo negli zoo. Infatti anche in natura è gravemente minacciato, con una popolazione in declino, a causa della loro stessa dieta. Infatti spesso, mangiando carcasse anche di mucche o altri animali domestici, ne mangiano le carni spesso contaminate da medicinali, tossici per gli avvoltoi di questa specie. Il parco ospita in 3 differenti voliere 11 avvoltoi, la metà di tutti quelli ospitati negli zoo nel mondo. Al parco si trovano gli unici avvoltoi reali indiani al mondo a riprodursi in cattività. E questo grazie al particolare clima del lago di Garda. Passata la serie di voliere degli avvoltoi, ci troviamo davanti a una voliera, questa volta più piccola e più moderna, che ospita lo storno di Bali, un piccolo e bellissimo uccello considerato dagli scienziati virtualmente estinto in natura, ovvero che per quanto ancora non lo sia, si andrà a estinguere nel corso di pochi anni. Questo per colpa dello sfruttamento attuato da alcuni contrabbandieri sull'isola di Bali, che li vendono come animali domestici o per le gare di canto, competizioni locali dove gli uccelli, rinchiusi in piccolissime gabbie, vengono giudicati per il canto migliore. Il parco ne ospita una coppia, Romeo e Giulietta, con la speranza che un giorno si possano riprodurre. Nella loro stessa voliera è ospitato anche lo speroniere di Kinkis, un grosso fagiano, uccello nazionale del Myanmar. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.